Molti credono che il minimalismo sia sinonimo di privazione, buttare via tutto, vivere in case spoglie e rinunciare ai piaceri della vita. In realtà è l'esatto opposto, è una scelta consapevole per riprendere il controllo. Se ti senti mai sopraffatto, con la tua mente più ingombra della casella email, oppure un armadio che esplode ma da cui non riesci mai a tirare fuori l'outfit giusto, allora capisci di cosa parlo. Il minimalismo non è rinuncia, è intenzione. È un metodo per fare spazio fisico e mentale, ma solo per ciò che per te ha un valore reale. In questo video ti guiderò attraverso 5 passi semplici e pratici pensati per chi parte da zero, per iniziare un viaggio che può davvero cambiare la tua vita senza costringerti a diventare una sceta. Prima ancora di toccare un singolo oggetto, il vero minimalismo inizia nella testa. Puoi svuotare la tua casa, ma se la tua mente rimane caotica, tornerai al punto di partenza in men che non si dica. Fare decluttering mentale significa fare chiarezza, scegliere le tue priorità e soprattutto definire il tuo perché. Chiediti: perché voglio semplificare la mia vita? Cosa spero di ottenere con questa scelta? Forse magari cerchi più tempo per te, forse meno stress al risveglio o semplicemente uno spazio più sereno in cui pensare. Scrivi la tua risposta nei commenti. Sarà la tua bussola, la tua motivazione che ti guiderà quando il processo sembrerà difficile. Una volta chiarito il tuo perché, passa all'azione. Inizia a disattivare le notifiche non essenziali sul telefono. Ogni beep è una micro interruzione che frantuma la tua attenzione e alimenta il sovraccarico mentale. Devi scegliere tu quando controllare le email e i social, invece di reagire passivamente a ogni avviso. Un'altra pratica potente è il single tasking. Il multitasking viene spesso celebrato come un superpotere, ma le ricerche dimostrano che ci rende meno produttivi e più stressati. Prova invece a dedicarti a una cosa alla volta, ma con la massima attenzione. Se stai leggendo, leggi. Se stai parlando con qualcuno, ascolta veramente. Questo semplice cambio di abitudine allena la tua mente a essere più presente e focalizzata. Il decluttering mentale non è un'azione da fare una sola volta, ma una pratica costante per creare il tuo spazio interiore di calma. Ora che la mente inizia a schiarirsi, passiamo allo spazio fisico. Una delle sfide più grandi non è tanto eliminare il disordine esistente, quanto evitare di crearne di nuovo. E qui entra in gioco una regola tanto semplice quanto efficace, la regola dell'1. Per ogni oggetto nuovo che entra in casa, uno della stessa categoria deve uscire. Compri un nuovo maglione? Un vecchio maglione viene donato, venduto o riciclato. Ricevi un nuovo libro? Scegliene uno dalla tua libreria da regalare a un amico. Questa regola ti trasforma in un consumatore più consapevole. Prima di ogni acquisto ti chiederai: ne ho davvero bisogno? Vale la pena sostituire qualcosa che possiedo già? Questo eleva ogni acquisto da impulso momentaneo a scelta ponderata. Ti aiuta a mantenere l'equilibrio e impedisce che gli accumuli si riformino. Non si tratta di smettere di comprare, ma di curare la tua collezione di oggetti, assicurandoti che ogni cosa che possiedi abbia un valore e uno scopo per te. La regola dell'1 è il tuo filtro consapevole contro il disordine, una sorta di piccolo impegno con un impatto enorme. L'armadio. Spesso l'armadio è l'epicentro del caos domestico, un covo di sensi di colpa del tipo l'ho pagato così tanto, oppure di speranze irrealistiche del tipo lo indosserò quando perderò peso, e versioni magari passate di noi stessi. Affrontarlo può sembrare un'impresa, ma è anche uno dei passi più liberatori in assoluto. Non devi fare tutto in una volta, ovviamente, parti da una singola categoria, t-shirt, pantaloni o quello che preferisci. Tira fuori tutto, prendi in mano ogni singolo capo e poniti domande oneste. L'ho indossato nell'ultimo anno? Mi fa sentire a mio agio e sicuro di me? Se lo vedessi oggi in un negozio, lo ricomprerei? Sii brutalmente sincero con te stesso. Crea 3 pile di capi: tenere, donare o vendere, forse. Nella pila del tenere metti solo ciò che ami e che usi davvero. Nella pila del donare e vendere finisce ciò che è in buone condizioni ma non rappresenta più chi sei. E nella pila del forse, un trucco per gestire l'indecisione: metti questi capi in una scatola, chiudila e scrivici sopra la data. Riponila da qualche parte, come in cantina o in cima all'armadio. Se dopo 3 mesi o 6 mesi non hai mai sentito il bisogno di aprirla,
significa che puoi liberartene senza rimpianti. L'obiettivo non è avere un armadio vuoto, ma un armadio intenzionale. Una selezione curata di capi che ti rispecchiano e soprattutto ti semplificano la vita. Pensa alla pace di aprire le ante e vedere solo cose che ti piacciono davvero. Meno decisioni, meno stress, più tempo per te. Se questi consigli ti stanno già ispirando a fare scelte più consapevoli, fermati un istante e iscriviti al canale. Ogni settimana condivido guide pratiche come questa per vivere una vita più serena e intenzionale. Magari clicca sulla campanellina così non ti perderai i prossimi video. Oggi il disordine non è solo fisico, anzi, il caos più insidioso si nasconde nei nostri dispositivi. Un desktop affollato di icone, migliaia di mail non lette, centinaia di foto sfocate sul telefono. Questo è il nuovo fronte del decluttering. Anche se non è tangibile, possiamo dire, questo disordine digitale consuma la tua energia mentale, ti rallenta e genera uno stress di fondo costante. Parti dal computer. Pulisci il desktop lasciando solo i file e le cartelle essenziali. Crea un sistema di archiviazione logico e semplice nei tuoi documenti, in modo da sapere sempre dove trovare le cose. Poi passa allo smartphone, scorri la lista delle app e cancella senza pietà quelle che non apri da mesi. Rimarrai davvero sorpreso da quante ne hai accumulate per ogni evenienza. La casella di posta è un'altra battaglia. Prenditi un'ora e disiscriviti da tutte le newsletter che elimini senza neanche leggere. Usa la funzione di ricerca per cancellare le vecchie mail promozionali, archivia ciò che è importante e prova a raggiungere almeno una volta il mitico inbox zero. La sensazione di leggerezza, te lo assicuro, è impagabile. Infine le foto. L'accumulo di migliaia di immagini duplicate, mosse o inutili non appesantisce solo i tuoi dispositivi, ma anche la tua mente. Scegli consapevolmente quali ricordi tenere e cancella gli scatti superflui e organizza il resto in album. Riordinare il tuo mondo digitale non libera solo la memoria, ma soprattutto la tua mente, permettendoti di usare la tecnologia come un alleato e non come una fonte di ansia. L'ultimo passo, forse il più cruciale, riguarda la risorsa più preziosa che abbiamo, il nostro tempo. Il minimalismo non si applica solo agli oggetti, ma anche agli impegni. Le nostre giornate sono spesso così sature da non lasciarci un attimo per respirare, per annoiarci o semplicemente per essere. Un'agenda consapevole non è un'agenda più piena, ma è una più intenzionale. E questo significa imparare a dire no. No a quell'invito che non ti entusiasma, no a quel progetto extra che ti aggiungerebbe solo stress e no alle aspettative degli altri che non sono in linea con i tuoi valori. Ogni sì che pronunci è un no a qualcos'altro e spesso al tuo riposo o alle tue passioni. Riguarda la tua agenda della settimana, fai una scelta consapevole. Quali attività ti danno energia e quali attività te la tolgono? Inizia a eliminare o a delegare qualcosa, anche una cosa piccola. Proteggi il tuo tempo come se fosse il bene più prezioso che possiedi, perché alla fine è così. Inserisci nel calendario degli spazi vuoti, veri e propri appuntamenti con te stesso, il cui unico scopo è ricaricarti. Essere minimalisti con il proprio tempo significa smettere di considerare l'essere sempre occupati come un distintivo d'onore e iniziare a valorizzare la qualità della propria vita. Significa scegliere come investire le tue ore, dedicandole a persone e a attività che ti arricchiscono, invece di dover correre su un tapis-roulant di doveri che non ti portano da nessuna parte. Questa è la vera libertà. Siamo partiti da una sensazione di soffocamento e abbiamo esplorato 5 passi per ritrovare spazio e respiro. Abbiamo iniziato a riordinare la mente, facendo scelte fondamentali di trovare il nostro perché. Abbiamo imparato a usare la regola dell'1 per scegliere con più cura cosa fare entrare nella nostra vita. Abbiamo trasformato l'armadio in un alleato intenzionale e abbiamo ripulito i nostri spazi digitali e infine abbiamo imparato a proteggere la nostra risorsa più importante, ovvero il tempo. Come vedi, il minimalismo non è una gara a chi possiede meno cose, è un viaggio personale basato sulla scelta consapevole di eliminare il superfluo per fare spazio a ciò che porta gioia e significato nella tua vita. Il risultato finale non è solo una casa più ordinata, ma una mente più lucida, giornate più serene e una vita più libera e autentica. Non devi avere tutto chiaro fin da subito. Scegliere di fare il primo passo è già parte del cambiamento. Ora sono curioso di sentire la tua opinione. Quali di questi 5 passi ti spaventa di più? Oppure al contrario, non vedi l'ora di iniziare a mettere in pratica?
Scrivimelo nei commenti qui sotto, adoro leggere le risposte e confrontarmi con voi. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Spero ti sia piaciuto, noi ci vediamo la prossima settimana e ricorda, meno ma scelto meglio.